Ciao a tutti amici, ben ritrovati sul canale. Sono quasi alla fine della pescata che state per vedere. Oggi ho voluto fare un esperimento. Ne ho approfittato di una bellissima giornata, c'è un sole che spacca le pietre con tanto di scaduta, senza vento, quindi si sta benissimo, per provare una nuova tecnica, nuova ovviamente per me, è una sorta di esperimento quello che faccio stamani. Avrò circa 3 ore, 4 ore di pesca. Quello che sto cercando di fare è diffondere lo spinning che faccio di solito e che ormai conoscete bene, di ricerca in scogliera, a tecniche che sfruttano l'esca naturale. In questo caso mi sono un po' adattato con la mia attrezzatura che generalmente uso a spinning, e solo che al posto degli artificiali ho utilizzato granchi vivi. Chiedo venia per alcuni errori di innesco o di tecnica, devo ancora specializzarmi su queste cose, quindi c'è ancora tanta strada da fare, però nonostante tutto la pescata è stata molto divertente e anche soddisfacente. Buona visione e ritorniamo all'inizio della giornata. Ho già fatto un danno, praticamente mentre scendevo in scogliera lungo il sentiero ho intrigato chissà dove la lenza, mi ero preparato dei finalini tutti fatti belli precisi, pulitissimi, ma purtroppo sono rimasti attaccati a qualche ramo. Togliamo l'ultimo metro. Gli spezzoni di filo si buttano sempre nello zaino, non tra le rocce. Questi, se fate caso, sono tutti galleggianti parecchio usurati perché li ho tutti trovati in scogliera. Unica cosa che voglio fare in più è aggiungere un piombettino da 1 grammo a battuta sul finale per far scendere meglio il granchio, visto che c'è un bel po' di corrente e onda. Primo step, cercare una postazione pescabile. Sono in scaduta ma il mare ancora picchia forte, quindi devo stare attento a dove mi posiziono. Ecco come rivalutare una tracolla a porta artificiali semplicemente rimuovendo le plastiche di separazione all'interno. Eccoci qua. Tutta vuota, con la retina respirano e non scappano da nessuna parte. C'è pure spazio per le forbici nel caso ne abbia bisogno. I miei nuovi artificiali. Primo innesco molto piccolo, formato caramellina. Più uno cioccolatino, direi. Vai. La prima buca sembra abbastanza inattiva o vuota. Non starò qui ad aspettare che ci entri un pesce, ma sarò io ad andare a cercarlo. È così che mi piace pescare. Eccolo, preso. Riconosciuto la mangiata, è anche un bel pesce, cavolo. Bel saragone, bellissimo. Che goduria. Riesco a fargli superare lo scalino. Mamma mia, prima cattura super sarago, che spettacolo, bello. Qui siamo sui 6 etti abbondanti, bellissimo. Guardate, un granchio del genere, un saragone così se l'è spappolato praticamente, ferrato perfettamente con l'amo finale. Che pesce, bello. Guardate che bel sarago, il sole ha fatto capolino da poco, sarà salito oltre l'orizzonte da una mezz'oretta scarsa ed ho già tra le mani un bellissimo sarago. Questo è un'acqua bassa tra l'altro.
quindi probabilmente sono queste le zone dove dovrò insistere. Con le ancorette queste allamate perfette non capitano mai, maledizione. Eccola qua. Ok. Guardate qua che beccatona, questo probabilmente complice anche il mio pessimo innesco e non c'è rimasto, però questa è una beccata di un signor Zarago. Guardate qua che buco mi ha fatto. Sì, l'innesco è decisamente da migliorare. Mi rendo conto che in questa pesca il contatto visivo è importantissimo. In una giornata come questa, con sole alto e cielo pulito, gli occhiali polarizzati danno un bel aiuto. Questa zona sembra abbia esaurito le sue potenzialità, quindi mi sposto. Bello, bello, bello. Non un pescione, ma carino. Questo è un po' un caccolino per il granchio che si è mangiato, però di pesci di questa taglia in scogliera è veramente pieno, quindi è difficile fare selezione. Nonostante il granchio fosse di buona taglia, ci sono fiondati senza problemi. Vista la taglia, gli faccio fare un bel tuffo. Eccolo, 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 bello. No, si è staccato. Eccolo qua cosa rimane del mio innesco, però lo rilancio subito, che probabilmente, almeno spero, non è solo. C'è sicuramente un bel branco attivo qua sotto, spero di riuscire a sfruttarlo il più possibile. Eccolo, bello, sulle rocce. Perso. Altro saragone da 6-7 etti. Bellissimo pesce, ma ha perso, è andata male. La risacca qua non perdona. Saragotto. Ecco chi era che mi maciullava le esche. Erano loro. Non è proprio piccolissimo, pensavo fossero ancora più piccoli. Però a quanto pare il granchio per un sarago è un'esca un po' complessa da mangiare, quindi se non mordono nel punto giusto, se non si fanno mangiare bene, è difficile prenderli. O si slamano. Vai anche te, torna a casa.
Dopo 2 orette di pesca ci sta benissimo una pausa caffè. Mi accompagna l'Autin, una macchina da caffè a batteria. L'ultima volta ho usato le capsule, questa volta utilizzerò il caffè macinato. Guardate che trucchetto, tutti gli incastri sono fatti a modo. Si versa il caffè. Si gira il contenitore e ci sta preciso per pressare. Guardate che bel lavorino. Macchinetta in funzione, in questo momento sta scaldando l'acqua, ci metterà circa 200 secondi. Fate caso a come sia venuto bello denso e cremoso. Buono. Quasi lo preferisco alle capsule. Bene amici, la macchinetta è questa qua, concentrata in appena 6 etti di peso. Vi lascio in descrizione tutti i link utili al sito ufficiale per conoscerla meglio e se volete approfittarne qui c'è anche il codice sconto, questa volta lo metto tra la frana. Vai, ricominciamo a pescare! Eccolo, ce l'ho! Ah! Padellone col granchione. Vediamo se questo mezzo granchio rinnescandolo darà qualche risultato. Ho capito che per fare questa pesca servono tanti granchi e fortunatamente oggi li ho. Sta mangiando. Preso. Non male. Paragotto carino, in corrente. Buono, buono invece, molto bello. Buono, buono, bella cattura. Qua, un altro bel pesce in chiusura. Le onde ormai si fanno sentire soltanto in pochissimi punti e infatti solo in quelli posso pescare. È stato un granchio molto grosso, che si aveva un po' ripulito dalle zampette, ma comunque era una bella testa. Probabilmente sarà l'ultimo pesce della giornata, preso veramente in una buca sotto i piedi, però adesso faccio l'ultimo lancio e poi chiudo. Questa cattura dovrebbe far riflettere su quanto a volte si cerca il lancio lungo, lancio tecnico particolare, ma spesso i pesci sono veramente sotto i nostri piedi. È il momento dei fortunati. Allora è andata bene. Guardate quanti ne avevo ancora. Eccoci qua. Il mio tempo per stare in scogliera questa mattinata finisce qua. Ma non finisce il video perché adesso si vola in cucina. Spero vi sia piaciuta questa nuova tecnica, per me è stato un esperimento molto divertente che sicuramente rifarò. Riconosco di aver fatto diversi errori dati dall'inesperienza, ma questo è anche uno stimolo per tornare e pescare ancora meglio e di più. Alla prossima, sicuramente non sarà l'ultima volta che vedete questa tecnica perché mi sono veramente divertito e la trovo anche molto interessante dal potenziale enorme. Ora andiamo a mangiare, va che ci sono 2 bei saraghi da mettere in padella. Eccoci teletrasportati in cucina, adesso vediamo di onorare questi 2 saraghi con una bella cena. Ho voglia di fare un bel pastone di quelli belli tosti, pieni, buoni, fatti bene. Via! Partiamo sfilettando queste 2 meraviglie.
Non si butta via nulla e con i resti del pesce ci facciamo un bel fumetto. Adesso che bolle bene lo tengo una mezz'oretta in cottura, togliendo via via la schifo schiuma che si forma in superficie. Eccomi, non mi sono scordato di voi. Vai. Bene amici, questo video adesso finisce qua, spero vi sia piaciuto, a me di sicuro piacerà questo bel pastone dal Sarago. Come al solito, se volete lasciare un piccolo segno di supporto al canale potete farlo lasciando un commento, un like o iscrivendovi al canale. Per me è molto importante, vedo che molti di quelli che mi seguono ancora non sono iscritti, quindi iscrivetevi. Adesso vi saluto che ho parecchia fame, ci vediamo al prossimo video, ciao!